Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona ed oggi continua la miniserie Avevo tot grammi di cordino avanzato. Vediamo cosa ho realizzato. Utilizzerò la rocca che mi è avanzata dai 3-4 progetti precedenti. Se ti sei persa il video dove ti mostro cosa ho realizzato con questa rocca, ti consiglio di andarlo a recuperare. Io ho intenzione di realizzare una cosa ben precisa, però non voglio pronunciarmi tanto perché in realtà non so se riesco a realizzarla. Dunque, ho pesato la rocca con tutto il cordino e con tutta la rocca di plastica, pesa 50 grammi. Supponiamo che la rocca pesi 20 grammi, io avrei 30 grammi di cordino. Io non so in realtà se riesco a fare quello che ho intenzione di fare, però ci provo e vediamo cosa ne esce fuori da questo tutorial. Utilizzerò quindi il cordino da 2 mm che trovi sullo shop momiscrochet.it insieme all'uncinetto stavolta 3,5. A sto punto direi di partire subito con il tutorial. Io vado dall'altra parte e inizio a registrare, vediamo cosa ne esce fuori. Sigla! Bene, quindi partiamo subito andando a realizzare un anello magico. Blocco con una catenella e all'interno lavoro 6 punti bassi, 2, 3, stringo un attimino, ok, 4, 5 e 6, perfetto. Quindi chiudo l'anello magico, giro numero 2. Nel primo punto vado a lavorare 2 punti bassi, quindi faccio il primo aumento. Uno e 2. Vado a mettere il marcapunti nel primo punto dei 2. Ripeto l'aumento nei 5 punti che mi rimangono, 2 punti in ciascun punto per un totale di 12 punti. Tolgo il marcapunti e continuo per il giro numero 3. Nel primo punto faccio un punto basso, metto il marker, nel punto successivo un aumento, 2 punti nello stesso e ripeto per un totale di 6 volte. Quindi un punto e poi l'aumento. 1 e 2 nello stesso, ripeto per altre 4 volte, mi ritroverò alla fine del giro con 18 punti bassi. Ok, giro numero 4, stavolta inizio con l'aumento, quindi lavoro subito 2 punti bassi, 1, 2, vado a marcarmi il primo e nei 2 punti successivi lavoro un punto singolo. Ripeto per altre 5 volte un aumento nel primo punto e un punto singolo nei prossimi 2. Mi ritroverò con 24 punti totali. Uno e 2. Bene, adesso giro numero 5. Vado a lavorare il primo punto singolo di 3, metto il marker, nel punto successivo lavoro il secondo e nel terzo lavoro il terzo e a partire dal quarto faccio l'aumento. Quindi rivediamo e ripetiamo la sequenza. 3 punti bassi singoli,
e nel quarto punto l'aumento. Alla fine del giro ci ritroveremo con 30 punti bassi. Giro numero 6. Inizio con l'aumento stavolta, quindi 2 punti nello stesso. Vado a marcarmi il primo, ok, e poi lavoro 4 punti singoli. 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo la sequenza. Un aumento, 2 punti nello stesso nel primo, e nei prossimi 4 un punto singolo. Ripetiamo per altre 4 volte, ci ritroveremo con 36 punti. Procedo per il giro numero 7. Nel primo punto faccio un punto singolo, vado a segnare col marker e ripeto negli altri 4 punti per un totale di 5 singoli. 2, 3, 4, 5. Nel successivo faccio l'aumento, 2 punti nello stesso, e ripeto per altre 5 volte. 5 punti singoli e poi l'aumento. Al termine mi ritroverò con 42 punti bassi. Adesso tolgo il marcapunti e inizio a lavorare un punto basso in costa dietro per un totale di 42 punti bassi, quindi metto di nuovo il marker e procedo. Prendo solo la metà sola dietro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41 e 42. Ok, terminato il primo giro a punto basso in costa, continuiamo a punto basso normale, quindi entro prendendo tutte e due le asole e faccio il secondo giro. Vado a mettere il marcapunti, continuo andando a lavorare sia per questo giro che per i giri successivi un punto basso in ciascun punto, avendo l'accortezza di marcare sempre il primo punto, fino a quanto continuo, in questo caso finché non termina tutta la rocca di cordoncino. Come notate la resa è altissima, sembrava poco, ma guardate quanto cordino c'è. Quindi intanto continuo, vediamo un po' dove vado a parare, non lo so nemmeno io, casomai mi arrangio. L'uncinetto è anche questo.
Amiche ed amici, rieccoci qui, aggiornamenti in corso. È trascorsa circa un'oretta dall'ultima volta che ci siamo visti e ho terminato sta rocca. Se vi ricordate pesava 50 grammi, ma in realtà ho impiegato solo 30 grammi di lavorazione all'uncinetto. Ma il cordino è terminato. Io lo sapevo, sia per esperienza, ma me lo sentivo che non sarei riuscita a fare sto progetto fin dall'inizio. Sapevo anche che se avessi utilizzato una delle mie basi, sarei riuscita a terminare il progetto. Ma che challenge, che sfida sarebbe stata se una delle mie basi mi avesse aiutato a fare questo progetto? Sarebbe svanito praticamente il concetto, avevo solo tot grammi di cordino e quindi ho evitato di utilizzarla. Ma in questi casi bisogna sempre avere un piano B, bisogna sempre cercare la soluzione in tutto e questo lavoro che io vi sto mostrando tira anche fuori la creatività che c'è in noi. Tutti siamo creativi in qualche modo e io penso in generale che quando ci si trova in difficoltà si va subito alla ricerca della soluzione. Bisogna sempre risolvere il problema e quindi io ho un piano B. Per andare avanti e portare a termine il mio progetto utilizzerò un'altra rocca di cordino e tu mi dirai no, non vale, e invece sì, vale, perché anche questa rocca è un avanzo di un progetto precedente ma anche della tracolla che vi ho mostrato in qualche tutorial fa. Allora, il progetto che ho realizzato andrà online prossima settimana rispetto a quando vedrete questo tutorial. State tranquilli che è davvero un avanzo, anzi quando vedrete il prossimo progetto tenete in mente questo video. Quindi, per continuare, non mi abituerò mai a questi profumatori automatici, ogni tanto spruzzano e a me viene del panico, tipo mi sale l'ansia, dico ma chi è, chi c'è? Ne ho uno qui e uno lì, ne ho diversi sparsi per casa e ogni volta mi viene tipo l'ansia qui nella bocca dello stomaco. Comunque, ritorniamo a noi, che stavo dicendo perché poi perdo anche il filo del discorso. Allora, per continuare il progetto utilizzerò un altro avanzo, ma è pure vero che qui, fatti 7 giri, ho uno stacco netto tra un colore e l'altro, il che non mi piace assolutamente. Ma secondo voi io non ho già un'idea in mente per dare un certo movimento alla texture? Ora vi faccio vedere subito, passiamo di nuovo al tutorial e io mi metto nuovamente all'opera. In virtù di quanto detto prima, continuiamo il lavoro con l'altro cordoncino, con l'altro avanzo. In totale ho fatto 7 giri come vi dicevo prima, disfo l'ultimo e le 2 asole le chiudo con il secondo colore, quindi lo metto in 2 e lo faccio passare attraverso queste 2 asole. Stringo bene il tutto e mi lavoro le code dietro per un po' di punti. Tolgo il marcapunti e nel primo punto lavoro un punto basso normalissimo. Vado a segnarmi il primo punto. Mi aiuto con un altro uncinetto per andare a lavorare una serie di punti che conferiranno al mio progetto un certo movimento. Intanto il punto successivo non lo vado a lavorare normale, ma vado al di sotto come fosse un punto canestro, ecco, e chiudo. Il terzo punto, piuttosto che lavorarlo nel giro precedente, lo lavoriamo ancora al di sotto e per questo mi servirà l'altro uncinetto, quindi entro, prendo il filo, inserisco l'uncinetto e lavoro il terzo punto. Il quarto punto lo lavoro esattamente ancora più al di sotto. Prendo il filo, me lo porto fuori, lo metto sull'uncinetto e chiudo. E sono 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vado in basso. Ok. E chiudo. Molto semplice. Lo faccio anche nel sesto punto consecutivo, quindi vado al di sotto. Ok. Metto questa lunga asola sull'uncinetto, tiro un po' e chiudo. Ok, faccio questa operazione nel settimo punto. Ok. Vado avanti di un punto
e vado a fare l'ultimo punto basso allungato. Intanto tiriamo e poi sistemiamo per bene il lavoro e tutto affinché ci sia la giusta tensione. Bene, adesso possiamo andare a ritroso, quindi andiamo nel punto successivo, più che ritroso in maniera speculare. Poi andiamo nel punto successivo, bene. Ok, 1. Bene, adesso amiche ed amici, credo che possiamo continuare da soli, guardate che spettacolo, cioè no vabbè, è una meraviglia, mi piace troppo questo effetto. Andiamo a ripetere tutti questi punti fatti per tutto il giro, dovremmo avere 3 blocchi se non ho fatto male i calcoli, sì, quindi per altri 2 blocchi per un totale di 3. Che meraviglia, amiche ed amici, ho completato il giro, sì, alla fine ho fatto 3 blocchi, vi rimostro cosa ho fatto, punto basso fino al primissimo giro e poi sono andata a specchio fino all'ultimo punto basso e poi sono ripartita e seguendo lo stesso procedimento terminerai con l'ultimo punto basso così e voilà. Togliamo il marcapunti, vado a lavorare un punto basso, rimetto il marker, ho sempre lo stesso numero di punti 42 e da questo giro in poi lavorerò semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante. Quindi io intanto continuo finché non alzo il mio lavoro. Ci aggiorniamo come sempre nella clip successiva. Bene amiche ed amici, ho concluso anche i 7 giri con la variante fucsia, più l'8º con questa trama bellissima, sono 8 totali. Continuiamo e terminiamo il nostro lavoro. A partire dal primissimo in costa dietro vado a lavorare un punto bassissimo e rimetto il marcapunti. Punto successivo in costa un punto bassissimo e così via per tutti i punti che ho al di sotto. Terminato il primissimo giro a punto bassissimo, continuo per un secondo, sempre in costa dietro. Terminato il giro possiamo staccare un po' di cordino, togliamo anche il marcapunti, non ci occorre più e con un ago ci aiutiamo, andiamo a chiudere. E voilà, ho completato il progetto, come notate qui ho fatto un giro appunto catenelle, ma devo completarlo perché è finito anche quel po' di cordino che mi era rimasto, però credo proprio che continuerò con la variante fucsia. Bene, e adesso viene il bello. Andiamo a fissare adesso la nostra chiusura clic e clac da 8 cm e mezzo con perle colorate. Io abbinerò quella con le perle in giallino perché così spezza, mi piace tanto dare il tocco pop alle mie creazioni, ma comunque su momiscrochet.it nella categoria accessori sono disponibili 10 colorazioni differenti tra cui scegliere. Vado a posizionarmi la mia chiusura proprio sulla parte superiore, prendo ago e filo per cucire e piano piano vado a fissare il corpo del mio monedero passando attraverso i fori della mia chiusura clic clac, che tra l'altro questa ha anche l'aggancio, quindi volendo puoi agganciarci la tracollina.
Bene, amiche ed amici, insieme abbiamo cucito la prima parte della click, poi io ho continuato per la seconda parte. Terminata la cucitura sono ritornata un po' indietro per un po' di punti, così la cucitura è ben resistente. Avete visto, io passo più volte attraverso i fori, attraverso i punti, insomma si deve saldare perfettamente alla chiusura click clack. Vado a fare il solito nodo che faccio sempre, quindi passo con l'ago, avvolgo, 1, 2, 3, tiro fuori l'ago e sigillo tutto e poi disperdo il filo per un po' di punti. Stacco l'eccesso, come avete visto, per andare a fissare. Ho utilizzato ago e filo per cucire, chiaramente per fissare la click ho fatto entrare la lavorazione aiutandomi con un girevite piatto e ho cucito. Ora lo chiudiamo insieme, ve la faccio vedere più da vicino. Ho sfornato davvero un altro gioiellino, che dire, molto molto bella. Che ne pensate? Vi aspetto giù nei commenti, ovviamente. Amiche ed amici, avete visto che altro bijou la vostra mommy ha tirato fuori? È davvero un gioiello con soli 50 grammi di cordino e ovviamente una chiusura click che trovate sullo shop. Vi lascio tutti i link come sempre sotto a questo video nel box info. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se questo tutorial ti è stato utile. Io a sto punto ti aspetto al prossimo video tutorial, al prossimo contenuto qui sul canale e sui vari social come sempre. Alla prossima, un bacino a tutti!